Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati sul nostro canale. In questo video parliamo di uno degli strumenti finanziari più conosciuti e utilizzati a scopo di investimento, ovvero gli ETF. In particolare voglio rispondere alle domande più frequenti che vengono poste in merito a questi strumenti per cercare di chiarirci un po' le idee. Lo facciamo subito dopo la sigla. Bene, cominciamo subito dalla prima domanda fondamentale, ovvero: cos'è un ETF? Un ETF, ovvero un Exchange Traded Fund, letteralmente fondo quotato in borsa, non è altro che un fondo di investimento a gestione passiva quotato in borsa come un classico titolo azionario. Questo significa che, come per tutti i tipi di fondi, quando si acquista uno o più quote di un ETF, si acquista in una sola operazione un paniere di titoli. Infatti, il gestore del fondo utilizzerà il mio denaro per acquistare gli strumenti su cui andrà ad investire. Un ETF ha quindi due importanti caratteristiche: è quotato in borsa ed è a gestione passiva, il cui unico obiettivo è quello di replicare il benchmark, ovvero il mercato o l'indice di riferimento che vuole replicare investendo nei titoli che costituiscono appunto il benchmark. Per fare un esempio, un ETF che ha come obiettivo quello di replicare l'indice americano S&P 500 avrà al suo interno tutti i titoli azionari che compongono l'S&P 500, con lo stesso peso percentuale presente nell'indice. Se domani una certa azienda viene tolta dall'indice, lo stesso avverrà nell'ETF, oppure se viene incrementato il suo peso, lo stesso incremento si avrà anche nell'ETF. Ma se un ETF è un fondo a gestione passiva, esistono anche i fondi a gestione attiva? Assolutamente sì, e un fondo a gestione attiva è appunto un fondo in cui è presente un gestore che ha come obiettivo quello di battere il benchmark, ovvero quello di ottenere dei rendimenti superiori rispetto ad un indice di riferimento, come ad esempio l'S&P 500. Insomma, vuole essere più bravo del mercato. Per raggiungere l'obiettivo, sceglie gli strumenti su cui investire, che non necessariamente fanno parte dell'indice scelto come riferimento, e sceglie anche quando e quanto investire o disinvestire. Perché dovrei scegliere un ETF se un fondo a gestione attiva ha rendimenti superiori? Ovviamente la scelta dello strumento finanziario su cui investire è dettata da considerazioni legate alla situazione finanziaria di ognuno di noi, per cui senza avere un quadro preciso dell'investitore non è né possibile né corretto dire se uno strumento è meglio dell'altro. Si possono tuttavia elencare una serie di vantaggi oggettivi che gli ETF presentano rispetto ai fondi a gestione attiva. Anzitutto sono strumenti molto efficienti proprio grazie al fatto di essere passivi. Non essendoci una gestione attiva, il costo di gestione di un ETF, e quindi il costo pagato dall'investitore, è molto basso. Difficilmente supera lo 0,5% all'anno e molti hanno costi inferiori allo 0,1%. Un fondo a gestione attiva invece ha costi generalmente superiori intorno all'1,5-2%, e questo dovuto al fatto che la scelta continua della migliore asset allocation è legata a studi e analisi svolte dagli analisti, che ovviamente hanno dei costi e che chiaramente sono a carico dell'investitore, penalizzandone il rendimento ottenuto dall'investimento. Il fatto di essere un fondo a gestione passiva implica un secondo importantissimo vantaggio, ovvero la differenziazione. Come è noto, differenziare è una delle regole fondamentali per avere successo negli investimenti, e pensate che ci sono ETF che investono in più di 1000 titoli azionari di aziende dislocate in tutto il mondo e che operano in settori completamente diversi. Ovviamente una differenziazione di tale livello sarebbe impossibile da amministrare per un fondo a gestione attiva, a meno di costi così elevati e tali da ridurre notevolmente il rendimento ottenuto. Gli ETF inoltre, essendo strumenti quotati in borsa, sono estremamente liquidi, in altre parole sono continuamente scambiati, e questo consente di poter acquistare o vendere nuove quote in qualunque momento della giornata borsistica e senza ritardi temporali che possono penalizzare l'investimento. Un ETF è uno strumento trasparente sia dal punto di vista dei costi, che sono sempre chiari e noti, ma anche per quanto riguarda la strategia di investimento. Infatti, replicando esattamente un certo indice di riferimento, un ETF permette di conoscere come e dove vengono utilizzati i nostri soldi. Per di più, tramite un ETF, anche il piccolo investitore può accedere ai principali indici di mercato con investimenti minimi e con un'unica transazione senza dover comprare tutti i titoli che compongono un certo indice.
col vantaggio chiaramente di ridurre notevolmente i costi delle commissioni. Per finire, ormai esistono moltissimi ETF che si differenziano per settore, industria o area geografica, per cui è molto semplice creare portafogli di investimento altamente diversificati, a bassi costi e soprattutto con patrimoni limitati. Ok. Ci sono anche degli svantaggi? Lo svantaggio, se così lo vogliamo intendere, è proprio che investendo in ETF non è possibile battere il mercato, inteso come il benchmark a cui l'ETF fa riferimento, come invece cercano di fare i fondi a gestione attiva. Va però anche detto che conti e statistiche alla mano, la maggior parte dei fondi attivi, anche se possono rendere qualche punto percentuale in più, nel momento in cui si vanno a considerare i costi e le commissioni, si trovano a performare peggio, per cui l'effettivo rendimento che ottengo al netto dei costi è purtroppo molto spesso inferiore rispetto a quello dell'indice di riferimento. E investire in ETF è sicuro? Beh, qui va chiarito cosa si intende per sicuro. Se sicuro significa privi di rischi, che è impossibile perdere il denaro investito, ovviamente la risposta è no. Ogni investimento, che si tratti di ETF, azioni, derivati, obbligazioni o fondi attivi, presenta dei rischi che chiaramente sono correlati al potenziale rendimento. Infatti, rischio e rendimento vanno sempre via insieme e maggiore è il rendimento atteso, maggiore sarà il rischio. Va comunque anche detto che un ETF investendo in più titoli e quindi diversificando l'investimento avrà un rischio specifico inferiore rispetto a quello del singolo titolo su cui si investe. Se invece con sicuro intendo la possibilità che il gestore possa fallire facendomi perdere tutto, beh allora la risposta qui è sì, gli ETF sono sicuri. Infatti il patrimonio investito in un ETF è separato da quello dell'emittente, per cui in caso di default da parte di quest'ultimo, essendo i miei soldi separati, non sono esposti al rischio di insolvenza e quindi non vengono persi. Se investo in uno o più ETF, ci sono dei vincoli temporali o delle penali se poi decido di vendere? Investendo in ETF non siete soggetti ad alcun vincolo temporale, per cui potete decidere di disinvestire in qualunque momento senza penali oppure di mantenere o aumentare il vostro investimento nel tempo senza spese aggiuntive, a meno ovviamente dei costi di commissione che vi verranno applicati nel momento in cui acquistate o vendete un certo strumento. Che ETF esistono? Sono solo sugli indici azionari? No, non ci sono ETF solo sugli indici azionari. Considerate che solo alla borsa italiana sono quotati più di 700 ETF e questi riguardano praticamente tutte le classi di attività come l'azionario, l'obbligazionario, la liquidità, l'immobiliare e le materie prime. Ma ci sono ETF costruiti su specifiche aree geografiche o specifici settori industriali. Si trovano ETF riguardanti tematiche particolari come la robotica o l'energia pulita e ETF costruiti sulla base di specifiche strategie di investimento. Insomma, si trovano ETF di tutti i tipi. Ovviamente è sempre bene informarsi e sapere su cosa si stanno investendo i soldi, ma questi strumenti ci danno la possibilità di investire creando un portafoglio altamente diversificato anche con pochi capitali. Tra tutti gli ETF disponibili, come faccio a scegliere quello più adatto? Per avere maggiori informazioni su uno specifico ETF è possibile visitare direttamente la pagina web dell'emittente dell'ETF o della borsa in cui viene scambiato. Oppure si può andare su siti dedicati come Just ETF, che non è altro che un portale in cui vengono raccolte tutte le informazioni riguardanti questi strumenti e una volta ricercato l'ETF che ci interessa possiamo vederne le caratteristiche principali direttamente dalla pagina dedicata su Just ETF. Se poi vogliamo approfondire possiamo aprire il KID che troviamo sempre sul portale, cioè il documento sintetico e standardizzato contenente le informazioni chiave spiegate in modo non tecnico. All'interno del KID troviamo informazioni in merito allo strumento e all'emittente, alle finalità, ai rischi e ai costi dell'investimento ed infine al suo andamento nel passato. Per darvi qualche indicazione su cosa guardare all'interno di un KID, le principali caratteristiche a cui è bene fare attenzione prima di investire in uno specifico ETF, oltre al prezzo di acquisto, agli strumenti, al settore e all'area geografica in cui investe, è importante verificare le dimensioni e l'età del fondo, se si tratta di un ETF ad accumulazione o a distribuzione dei dividendi e se si tratta di una replica fisica o sintetica del benchmark. Hai parlato di dividendi. Significa che posso ottenere dei dividendi periodici?
Dipende. I dividendi che l'ETF incassa a fronte delle azioni detenute possono essere distribuite periodicamente agli investitori, per cui in questo caso sì, otterresti i dividendi delle aziende su cui l'ETF investe, ed in questo caso si parla di ETF a distribuzione. Oppure i dividendi possono essere reinvestiti automaticamente nel patrimonio dell'ETF stesso, cioè i dividendi vengono utilizzati per comprare altri titoli azionari. In questo caso quindi non riceveresti dividendi, ma sfrutteresti l'interesse composto aumentando il rendimento del tuo investimento. In questo caso si parla di ETF ad accumulazione. Capita di trovare due ETF che investono nelle stesse società, con la differenza che il primo distribuisce i dividendi, mentre il secondo li reinveste. Sta quindi all'investitore decidere come utilizzare queste entrate passive. Cosa significa replica fisica e replica sintetica? Per quanto riguarda gli ETF a replica fisica, si tratta di fondi che replicano l'indice preso come riferimento acquistando i titoli che lo compongono, utilizzando il capitale versato dagli investitori. Poi si distinguono tra replica fisica totale, e che quindi acquistano tutti i titoli che compongono il benchmark, o a campionamento, ovvero che non investono in tutti i titoli, ma in una selezione ottimizzata sulla base della loro liquidità e dei costi. In un ETF sintetico invece la questione è un po' più complicata. Infatti il fondo non acquista i titoli del benchmark, ma sottoscrive un contratto chiamato contratto swap con una controparte che corrisponderà al fondo il rendimento del paniere di titoli che compongono l'indice, in cambio di una commissione e dei possibili rendimenti ottenuti da un altro portafoglio chiamato portafoglio collaterale, costituito investendo il denaro degli investitori. Ok. E se volessi investire in un ETF come posso fare? Per acquistare uno o più quote di un ETF non è possibile rivolgersi direttamente all'emittente o al gestore dell'ETF, ma è possibile farlo autonomamente tramite il portale online del broker utilizzando il proprio conto prefinanziato. Noi, come abbiamo detto più volte in questo canale, utilizziamo DeGiro. Oppure ci si può rivolgere alla propria banca. Ormai molte banche hanno portali online che permettono di eseguire operazioni di investimento direttamente tramite il loro sito, senza dover andare di persona allo sportello per eseguire l'operazione. Ho capito, ma quanto mi costa? Come ho già spiegato, gli ETF sono strumenti molto efficienti, nel senso che presentano costi molto ridotti che vanno però distinti in due tipi. Il primo è dato dalle commissioni debitate dal broker o comunque dall'intermediario scelto per poter gestire l'operazione. Questi costi variano da broker a broker, per cui fate molta attenzione a chi scegliete come partner per i vostri investimenti. Mentre il secondo tipo è rappresentato dal TER, Total Expense Ratio, chiamato anche indicatore sintetico di spesa, che potete trovare all'interno del KID e che comprende i vari costi annuali di gestione del fondo. Il TER è espresso in termini percentuali ed è un costo che viene dedotto dai rendimenti dell'ETF, generalmente piuttosto basso, soprattutto se confrontato ai costi dei fondi a gestione attiva, e può oscillare tra lo 0,04% e lo 0,95%. I prezzi più alti sono solitamente legati a ETF nuovi, poco scambiati o che investono in nicchie particolari. Il costo medio è comunque molto spesso inferiore allo 0,5%. Ci sono delle imposte da pagare se investo in ETF? Sì, ovviamente se investi in ETF e ottieni delle plusvalenze, dovrai al fisco italiano una percentuale del tuo guadagno. Le questioni fiscali legate agli investimenti sono tutt'altro che semplici in Italia, per cui a riguardo faremo un video dedicato. Per il momento mi limito a dire che è necessario distinguere tra ETF armonizzati e non armonizzati e che l'imposta da versare è del 26% a meno che non si investa in titoli di Stato italiani o di Stati appartenenti alla white list. In quel caso l'aliquota scende al 12,5%. Come ho detto faremo un video dedicato alle questioni fiscali relative agli ETF, per cui per ora ci fermiamo qua e passiamo alla prossima domanda. Ma se gli ETF sono così interessanti, perché in banca non me ne hanno mai parlato? Probabilmente il tuo promotore finanziario o la tua banca non ti hanno mai parlato degli ETF per il semplice fatto che, non essendoci commissioni, per loro non ci sarebbero guadagni. Per cui preferiscono consigliarti prodotti finanziari sui quali possono guadagnare delle commissioni sulla base delle vendite fatte. Considerate che gli ETF sono inseriti ormai da diversi anni nei portafogli degli investitori istituzionali come fondi pensione o assicurazioni,
per cui il fatto che il tuo promotore non te li abbia mai consigliati non significa che non si tratti di un buon investimento. Bene ragazzi, questo video dedicato agli ETF finisce qua. Se avete altre domande in merito a questi strumenti finanziari, scrivetecele sotto nei commenti e sicuramente vi risponderemo. Spero che questo video vi sia piaciuto e che abbiate imparato qualcosa di nuovo o che vi abbia tolto qualche dubbio sugli ETF. Se è così, come al solito vi chiedo di lasciare un bel like qua sotto per farcelo sapere. Come sempre, se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina per non perdervi i prossimi video che pubblicheremo. Con questo vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e ci vediamo al prossimo video. A presto!